E alla fine spuntano le barricate. Gorino, provincia di Ferrara, si ribella alla decisione del prefetto di requisire l'unico locale pubblico del paese per farne un centro di accoglienza. I cittadini hanno la meglio, gli immigrati portati altrove. Il ministro Alfano, vergogna, quella non è l'Italia, la Lega. Grazie a chi ha manifestato, sono i nuovi eroi. Buonasera telespettatori del TG4, l'esasperazione nel nostro paese per l'emergenza immigrati è sfociata per la prima volta in un gesto, in un atto clamoroso a Gorino, provincia di Ferrara. Un paese si ribella per l'arrivo di 12 migranti e soprattutto per la requisizione dell'unico locale pubblico del paese e lo fa con le barricate. Secondo me il problema è stato risolto. 16 ore dietro a una piccola barricata fatta di 7 bancali, quasi un posto di blocco simbolico che tuttavia è servito ai 600 abitanti di Gorino per respingere un gruppo di migranti, 12 donne e bambini che il prefetto di Ferrara aveva assegnato alla piccola frazione di Goro requisendo un ostello che è anche l'unico albergo del paesino. Se il sindaco lo faceva sapere certe cose si poteva anche evitare, invece è tutto all'oscuro e allora succede queste cose. Sotto accusa il sindaco per aver dato il via libera alla prefettura, trasformando il dissenso in una manifestazione che a molti è apparsa quasi razzista. Se ci dicevano ragazzi guardate ci sono 6 donne come hanno detto un'incinta che hanno bisogno di aiuto, noi abbiamo tutta una stanza, una casa, li portavamo anche a casa nostra. Stiamo parlando unicamente di 12 donne, di cui una incinta. La tensione della notte si è poi stemperata nel primo pomeriggio, quando dalla prefettura di Ferrara è arrivata la conferma che per le 12 donne e per i bambini era stata scelta una diversa collocazione. Non è una vittoria questa, è una vittoria un po' squallida comunque. Noi abbiamo detto che non vogliamo nessuno e basta. Il caso ovviamente diventa subito politico, il ministro Alfano dice vergogna, questa non è l'Italia, la Lega risponde no, questi sono i nuovi eroi. Annalisa Garancini, collegata dalla redazione, buonasera. Buonasera Giuseppe, proprio così, quelle barricate non fanno onore all'Italia, ha detto così il ministro dell'Interno Angelino Alfano sul caso di Gorino e proprio a proposito di questo è intervenuto anche il capo dell'immigrazione di Palazzo Chigi, Morcone. Mi vergogno e credo che si debba vergognare chi ha impedito la sistemazione di donne e bambini. Arriva invece il plauso della Lega. Grazie a chi ha manifestato, sono i nuovi eroi. Quei cittadini sono solo dei pescatori e volevano difendere l'unico spazio per ritrovarsi, cioè il loro piccolo bara del paese. E intanto per la prima volta è stata decisa la requisizione di un edificio privato per farne un centro di accoglienza, un fatto che spaventa molto. Vediamo il servizio. Il servizio. Una frase lapidaria, requisizione con effetto immediato. Requisire, ossia portare via da autorità, sottrarre ai proprietari. Ecco che cosa si legge nell'ordinanza del prefetto di Ferrara che ordina la presa di 6 fra le poche stanze dell'ostello bar Amore Natura di Gorino Ferrarese, un piccolo albergo, questo, affacciato sul braccio di mare nel quale si getta il fiume Po. Requisizione per adibire queste mura all'ospitalità dei richiedenti asilo. Avevamo prenotazioni, ma abbiamo dovuto disdire, scandisce il titolare. E queste 2 pagine hanno scatenato la rivolta degli abitanti della frazione, urla e barricate. Un caso che ha precedenti già finiti in prima pagina. Questa l'ordinanza relativa all'Hotel Cristallo di Casteldazzano, vicino Verona, un 4 stelle. Urgente e necessario, scrive il prefetto, alloggiare i profughi arrivati. Una decisione che subiamo, avevano fatto sapere i titolari. In queste immagini la manifestazione di protesta dei cittadini. Proprio durante il corteo la notizia del rinvio della requisizione al 18 novembre, ma la gente comunque non ci sta. E la domanda che passa di bocca in bocca è una sola: se è possibile fare questo con gli alberghi che sono proprietà private, si potrà arrivare anche alle case? Comunque la si pensi, l'emergenza immigrati è reale. Vi mostriamo un servizio andato in onda durante Quinta Colonna, Torino. Da Porta Palazzo fino al villaggio olimpico la presenza degli immigrati rende la vita ai cittadini difficile, se non impossibile. Guardate.